Ecco, secondo me, i problemi più gravi di Arduino Uno Q. Non so perché si ostinano a chiamarlo ancora Arduino Uno, visto che di Uno non ha più nulla, anzi al suo interno troviamo un sistema Linux, quindi è un computer, un single board computer. Infatti la complessità dell'hardware è aumentato notevolmente. Potete vedere i componenti che si trovano su questa scheda. Ho qui sul banco un Arduino 1, un vecchio Arduino 1 R3. Mettiamolo qua. Se andiamo a contare tutti i componenti che ha montato su questa scheda, fra condensatore, resistenze, quarzo, eccetera, troviamo che ha 42 componenti. Prendiamo un Arduino, un R4, che escludendo il dio di LED e la matrice LED ne ha ben 58, un po' di più, un po' di meno, su per giù, quindi già cresce. Prendiamo l'Arduino 1Q e contando tutti i componenti che ha sulla scheda ne ha ben 350, no, 260 componenti, ma 260 componenti è solo sopra. Difatti, se giriamo la scheda, ci sono altre componenti anche sotto. Qui sotto troviamo ben 357 più o meno, quindi il totale di componente sono 721. Questo che significa? Che maggiori componenti, per noi che abbiamo speso un bel po' di soldi per comprare questo Arduino 1Q, è meglio, quindi ci sta. Ma mettete caso che un piccolo giravite, mentre state lavorando, tocca accidentalmente un componente anche sotto, guardate qua, questa scheda, secondo me sarà da buttare. Invece con un Arduino 1 vecchia scuola, questo Arduino 1Q, se si brucia un singolo componente, possiamo anche togliere il chip programmato e metterlo su un altro Arduino rotto, quindi diciamo che è recuperabile al 90%, a differenza dell'Arduino 1Q. Un altro problema di Arduino 1Q è sicuramente l'assorbimento energetico. Adesso prendo un tester USB e andiamo a vedere quanta corrente assorbe il nostro Arduino 1Q. Colleghiamo il nostro Arduino al computer e mettiamo un semplice blink. Attendiamo che si carica e apriamo l'IDE di Arduino su Windows. Apriamo l'IDE di Arduino, metto a tutto schermo, selezioniamo la nostra scheda Wi-Fi, mettiamo con la COM11, quindi è collegato, andiamo esempi a inserire il blink, basic, blink, si apre una nuova finestra, ok, un secondo e mandiamolo sul nostro Arduino. Attendiamo la fine del caricamento dello sketch e dovremo vedere il LED che lampeggia. Attendiamo, quasi fatto. Operazione completata. Ok, troviamo il LED rosso che lampeggia. Adesso scollego
e inserisco il mio USB tester. Mettiamolo così, riesco, ok, è entrato, e colleghiamo l'alimentazione. Ok, già l'assorbimento potete vedere è di 20, di 200 mAh 150. Attendiamo che si carica e poi andiamo a vedere che durante il blink quanta corrente assorbe. Attendiamo, me lo avvicino così si vede meglio. Abbiate un po' di pazienza, dai che ce la facciamo. 18, 15, quindi 650 mAh. Ecco il lampeggio, il diodo LED rosso lampeggia, e abbiamo un assorbimento da 120 a 140 mAh. Sono riuscito a collegare Arduino Uno R3 perché aveva una presa USB, questa grande, con un po' di adattatori, ma ci sono riuscito, e già vediamo che l'assorbimento è 0,4, quindi 0,40 mAh. Andiamo a caricare il blink anche su un Arduino Uno R3. Andiamo a selezionare Arduino Uno COM21 e mandiamo lo stesso blink. Attendiamo che carichi e andiamo a vedere, effettivamente qua il caricamento è stato decisamente più veloce. Andiamo a vedere su Arduino 1Q il blink, il LED che lampeggia e l'assorbimento. Troviamo il LED che lampeggia, quindi il blink, e vediamo l'assorbimento. Lo metto più vicino e intorno a 0,40 mA, 0,30 mA, quindi è notevolmente minore, perché assorbe di meno. Calcolate che Arduino Uno Q sta funzionando come un single board, quindi senza Linux, quindi il sistema operativo avviato. Quindi immaginate con il sistema operativo in funzione l'assorbimento. Proviamo a vedere con Arduino, Arduino App Lab, l'assorbimento del caricamento del semplice blink. Sul computer andiamo a inserire Arduino 1Q collegamento USB. Partito Arduino App Lab, andiamo ad avviare l'assorbimento scusate, di 230 mAh, facciamo il blink, 22, facciamo, ci chiede l'aggiornamento, devo aggiornare per forza, sì, devo aggiornare per forza, vabbè, però taglio, ok, l'aggiornamento è finito, torniamo sul blink tramite App Lab, metto a schermo, facciamo run e vediamo l'assorbimento che arriva a 19, 28, 21, sarebbe 180, 200, 300 mA. Sta ancora caricando il blink sulla scheda. Vedete qua già che con Arduino App Lab è molto lento. Con Arduino 1 R3 normale in 2 secondi già avremmo programmato la scheda. E ci siamo. Giusto per farvi vedere l'assorbimento e, perché no, anche il tempo di caricamento di questo blink. Ecco, ci siamo,
L'assorbimento era salito quasi a 270, adesso si è stabilizzato intorno a 130 mA. Il bello di Arduino è che ha molte librerie messe a disposizione, quindi per qualsiasi cosa basta installare la libreria e poterle utilizzare. Questa sfrutta la tecnologia AVR, quindi fino ai chip a 80 mega, fino all'Arduino R4, adesso su Arduino 1Q. Ma su quest'ultimo 1Q non sempre tutte le librerie vanno bene. Chi comanda pinout digitale ingresso, non so preciso quale, ma alcune librerie non andranno bene. Sappiamo anche che Arduino è stato acquisito da Qualcomm, quindi non tutto il software è open source. Ho trovato degli annunci sui blog, su internet, che qualcosa non era libero, quindi bisognava leggere la politica di Qualcomm sul nuovo Arduino 1Q. Per il resto Arduino 1Q è buono, può migliorare, anzi migliorerà sicuramente con l'avanzare del tempo. E niente, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti, leggerò, faremo una chiacchiera e intanto, se volete, potete comprare Arduino Q, divertirvi e niente, questo video finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.